Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi sarà forse il primo, anzi è senz'altro il primo video che avrà i commenti bloccati, perché è un video piuttosto incisivo e scottante e a qualcuno potrebbe dare noia, però siccome non voglio che nascano diatribe o insulti tra di voi, ecco che blocco i commenti di questo video. Il video vuole dare una risposta a molti di voi che mi domandano come si sposa il fatto dell'NDE, della vita dopo la morte, con la risurrezione dei corpi, visto che non si parla di risurrezione dei corpi, ma della nostra sopravvivenza in forma spirituale. Allora, innanzitutto c'è sempre da capire che il discorso della risurrezione dei corpi è un discorso parlato a gente di 2000 anni fa, gente che viveva e parlava in maniera completamente diversa dalla nostra, a cui bisognava dare una spiegazione forse anche semplicistica, forse anche semplice. Però non solo, la stessa Chiesa cattolica entra un po' in contraddizione su questo argomento e difatti ci spiega che i corpi che ci saranno dati in quel momento non saranno gli stessi corpi di carne e ossa che noi abbiamo avuto durante la vita, ma saranno corpi incorruttibili che non si ammaleranno mai e che potranno spostarsi da un posto all'altro in un momento, quindi la stessa cosa che ci riferiscono i vari ritornati che hanno poi vissuto un NDE. Ma vediamo cosa ci portano i Vangeli, cosa ci dicono i Vangeli di questa storia, che nasce da una disputa tra i Sadducei e Gesù, in quali loro gli portano l'esempio, no? Se sono 7 fratelli o 5 fratelli e c'è questa moglie del primo fratello, muore il fratello, la sposa il secondo, muore il secondo, la sposa il terzo, muore il terzo, la sposa il quarto, insomma così via. E alla fine dicono: quando saremo nell'aldilà, di chi sarà moglie questa signora. E allora nei vari Vangeli, Matteo 22 23, Marco 12-18, Luca 20-27, possiamo riassumere così, dopo comunque ve li leggo. Gesù riaffermò la risurrezione e aggiunse che essa non sarebbe stata una replica di questa vita, ma una condizione sostanzialmente diversa. I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni dell'altro mondo e della risurrezione dei morti non prendono marito, non prendono moglie e nemmeno possono più morire, perché sono uguali agli angeli, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. Sono uguali agli angeli, essendo figli della risurrezione, sono figli di Dio. La Chiesa cattolica insegna che la risurrezione dei corpi è un dogma, una verità di fede. Vi è la promessa che il corpo si riunirà all'anima dopo il giudizio universale. Dopo il giudizio universale, quindi fin tanto allora, sarà dotato, almeno per quelli che si troveranno in paradiso, di speciali caratteristiche. Sarà incorruttibile, non potrà più ammalarsi o perire, sarà perfetto, cioè privo degli eventuali difetti che aveva nel mondo, quindi se era handicappato non sarà più handicappato, se era non vedente sarà perfettamente vedente. Sarà identico a parte i difetti del corpo, cioè avrà la forma identica a questo punto, ma non sarà il corpo fisico, perché il corpo fisico ha i suoi difetti. Sarà una fisicità diversa, allora, se vogliamo chiamarlo così. Sarà uguale, simile al corpo fisico, non gli occorrerà nutrirsi, dormire, curarsi, si sposterà istantaneamente da un luogo all'altro. Questo è quanto riporta la dottrina della Chiesa cattolica. Quindi vediamo che anche con quello che ci ha detto Gesù
è abbastanza conforme, è abbastanza simile. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono i Vangeli. Allora partiamo da Matteo. Sadducei vanno e Gesù gli risponde: siete in errore poiché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Infatti nella resurrezione non si prende né moglie né marito, ma si è come angeli di Dio in cielo. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto ciò che a voi disse Dio? Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è un Dio di morti, ma un Dio di viventi. E questo ci dà un'altra spiegazione, che non le interessa niente della resurrezione dei corpi, perché noi siamo già vivi. Ma vediamo cosa ci dice invece Marco, il Vangelo del Marco. Vengono pure i Sadducei, la risurrezione dei morti, tutti i 7. Andiamo al punto che ci interessa, ovviamente. Non è proprio per questo che voi siete in errore, perché cioè non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando risorgeranno dai morti non si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come angeli in cielo. Riguardo poi ai morti che vengono risuscitati, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del roveto, come Dio gli disse: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli dunque non è Dio dei morti, ma dei vivi, poiché per questo voi siete gravemente in errore. È un nostro desiderio, perché siamo ancora legati alle cose terrene, che dobbiamo avere per forza un corpo fisico, ma avremo un corpo fisico, ma di una fisicità spirituale. Andiamo a vedere cosa ci dice il Vangelo secondo Luca. Dovremmo esserci, portate pazienza, eccomi qua, i Sadducei, la risurrezione. Gesù rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni del mondo futuro e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Essi non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e sono figli di Dio, fatti degni della risurrezione. E che i morti risorgono l'ha affermato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice che il Signore è Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Quindi Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Avete capito? Quindi non si parla dei corpi fisici. E anche se si parlasse di corpi fisici, nel frattempo vivremo una vita spirituale, perché la nostra anima deve rimanere viva e attiva, e poi eventualmente si ricongiungerebbe con un corpo che però non è uguale al corpo che abbiamo sulla terra, perché così ci viene detto da Gesù stesso: saremo come angeli. E come sono gli angeli? Esseri spirituali. Quindi noi saremo esseri spirituali con un corpo spirituale. E con questo spero di avere chiarito bene la situazione, la cosa. Una teoria abbastanza accreditata invece dice che noi riavremo il nostro corpo fisico per il periodo del giudizio. Una volta terminato il giudizio ci trasformeremo in un corpo che non si ammalerà, non si corromperà, eccetera, quindi ancora in forma spirituale, perché non c'è corpo fisico che non si ammali e non degeneri, quindi non può esserci un corpo fisico come noi lo intendiamo. Spero di aver chiarito questa cosa ai più che me lo hanno chiesto. Iscrivetevi al canale, mettete like anche a questo video, anche se non potrete commentare, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!